Ciao popolo, eccomi qua. Che è il secondo video del 2024. Continuo con i nuovi propositi. Basta insegnare, basta spiegare, basta far vedere le altre pietre. Adesso faccio vedere le mie vere affilature. In questo caso oggi sarà una rinfrescata, una ripresa di filo, cambiando la pietra da finitura. Sarà una vera affilatura perché guardate il barbone di 15 giorni, improponibile. E con questo rasoio, tra l'altro un santino Buddha, per cui voglio dire, il top, con questo rasoio, con questa affilatura, io oggi pomeriggio farò la barba in live, ma solo e soltanto per il mio gruppo. Quindi chi vuole, oggi pomeriggio appuntamento è per la rasatura in video. Quindi cominciamo subito la filatura, però come al solito c'è la sigla. Eccomi qua. Allora, un attimo che mi organizzo, cerco di levare di mezzo il mouse che mi dà fastidio. Ok, vi faccio vedere subito la situazione iniziale. Prima di tutto, oggi la ripresa di filo me la faccio su una Ozuku di strato Tomae. Ozuku finissima, però chiaramente lo sappiamo ormai, pure i muri se lo sono imparato che non brilla per velocità, e allora anziché usare le solite Nagura sopra, ho preso una piccola tomo di Maruka, cercando di dare un minimo di velocità in più. Non me ne servirà molto perché vi faccio vedere. Questa è la situazione del rasoio, quindi vedete quasi perfetto, è un rasoio con due barbe, quindi si vedono delle piccolissime imperfezioni, quindi diciamo che voglio affilare soprattutto per piacere, soprattutto per il gusto di cambiare tipo di finitura piuttosto che per reale necessità. La necessità non c'è, però andiamo avanti. Ritorniamo al piano di lavoro. Intanto mi prendo il colonnel di Santino che è già pronto, nastrato, pronto per l'affilatura. La pietra, come vedete, è già stata inumidita, niente di che, niente di particolare, per cui adesso subito ad alzare una leggera sospensione con la Maruka. Ci vorrà un po' perché comunque le Ozuko sono dure. Lo strato Tomae non è durissimo, anzi è uno strato intermedio, diciamo che questa rispetto al classico standard che uno si aspetta dalle Ozuko è leggermente più morbida, leggermente, quindi vedete quanto tempo ci vuole per tirare fuori la sospensione. Cerco di fare più velocemente possibile, ma madre è quella, non è che posso fare i miracoli. Vedete, si sta formando la sospensione, non me ne servirà tantissima, però se voglio velocizzare un pochettino il lavoro non posso neanche farla troppo evanescente. Eccola qua, adesso mi sembra abbastanza della giusta consistenza. Sì, tutto sommato, diciamo che perso un attimo aveva perso un attimo la messa a fuoco. Cerco di raccoglierla un pochettino verso il centro. Ecco qua, pulisco la tomo, mettiamo via, non dovrebbe servire più. Ecco il rasoio di Santino, ripeto, colonnel
di Santino Pudda, per cui adesso i soliti cerchietti. Intanto sicuramente per amalgamare per bene la sospensione. Prima che qualcuno si fa venire il dubbio, glielo risolvo io. La durezza delle due pietre, quindi della pietra di base e della tomo, è molto simile. Diciamo che siamo su un 4,5 di durezza per entrambe, per cui mi aspetto una fanghiglia diciamo equilibrata, una fanghiglia non solo di Maruca, ma una fanghiglia che sarà composta al 50%, un pulviscolo al 50% tra le due pietre. Lo sapete, no? Comunque, guardate, sto facendo il solito giochino di affilare sempre nello stesso punto. Non tanto, ma si comincia a vedere la differenza. Questa parte di fanghiglia è sicuramente molto più scura di questa, quindi un po' di velocità la pietra l'ha presa. Suppongo che il merito sia più della Maruca che dello Zuco. Provo a farlo anche su quest'altro lato e mi sembra proprio sì. Vedete? Vedete? Comunque per essere in finitura, sì, la pietra non può più essere considerata una pietra lenta, anzi sta andando molto bene. Ma tolgo subito la pressione, cerco di andare leggero perché ripeto è solo una ripresa di filo, per cui nulla di particolare, non ho bisogno di asportare molto materiale, voglio solamente cambiare un po' il carattere al filo. L'ultima affilatura è stata fin troppo tagliente, eh, per cui non ho bisogno di migliorare le prestazioni di taglio. Mi basta cambiargli il carattere, mi basta cercare di tenere un filo, di ottenere un filo dolce. Di... Adesso voglio fare immediatamente un controllo, anche se è passato praticamente nulla dall'inizio, è passato troppo poco tempo, quindi il lavoro sicuramente deve continuare, però voglio essere sicuro, voglio prendere per bene, capire per bene quando sarà il momento eventualmente di lasciare l'affilatura a cerchietti, che io gradisco molto, per una questione di satinatura, per cominciare a fare i passaggi invece a longitudinali, i soliti passaggi ad uscire ad X. Ripeto, questa è una vera affilatura, non è un test. Oggi vi faccio vedere come lavora questa pietra, bla 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 e bla bla bla. Questa è una pietra che non uso spesso, devo dire, ma è una pietra molto molto piacevole da utilizzare, perché al contrario delle altre Ozuko, questo strato Tomai, non essendo esasperatamente duro, non essendo eccessivamente duro, ha un feedback molto più felpato, non ha il feedback classico vetroso delle Ozuko. Questo feedback è molto più gradevole, piacevole. È una pietra tra le Ozuko, questa può essere considerata morbida. Ripeto, non è morbida in assoluto, però ripeto, molto molto gradevole
da utilizzare. Ecco qua, vedete, non so se ci avete fatto caso, prima era perfettamente marrone la sospensione, anche perché marrone, giallina, marrone, sia la pietra di base che la tomo. Invece adesso vedete come si è ingrigita. Guardate, questa è la prima soddisfazione. La prima soddisfazione perché? Perché quando uno poi arriva al momento che ho a necessità o comunque vuole affilare, il primo problema è cosa scelgo oggi, quale pietra prendo, affilo con questo o affilo con quell'altro. Io intanto do una sciacquata al rasoio. Quindi stavo dicendo, la prima soddisfazione è vedere che la pietra lavora così come uno si aspettava, e quindi dice vabbè, allora la prima decisione l'ho presa giusta, intanto sto asciugando il rasoio per poterlo mettere sotto il microscopio. Quindi ho fatto tutti i miei ragionamentini, vabbè, voglio usare lo zucco, che è un po' che non la utilizzo, però lo zucco è lenta, non voglio fare le affilature che durano le ore, che faccio? Cosa uso? A me è venuto, dico, ma se metto l'atomo di... se metto l'atomo di Maruca magari viene meglio. Ecco qui, ecco qui. Allora, cambiamo inquadratura. Qualche sgraffio, e questo potrebbe essere sintomo di polvere sulla... calcolate che sono sempre... Ah, no, 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 scusate, l'ingrandimento non è forte. Ultimamente ho utilizzato il microscopio per un'affilatura di coltello. Scusatemi, il bello di non preparare i video. Allora, ecco qua. Un attimo che adesso devo riprendere la messa a fuoco. E siamo tornati ai famosi 400 ingrandimenti. Che stavo dicendo, in realtà ultimamente avevo usato il microscopio per un'affilatura di un coltello da cucina. La lama è talmente grande che per poter inquadrare il bevel, e quelli pure sono bevel molto grandi, ero sceso a un centinaio di ingrandimenti. Oggi non mancano le parole. Per cui ecco il perché. Ma vi ripeto, sono contento perché questo dimostra che, se ce ne fosse ancora bisogno, che i video non sono preparati. Io i video non li taglio, non li cucio, non li correggo. Alla fine della registrazione vedo solo se il video è venuto bene qualitativamente, se le immagini sono nitide, se l'audio si sente, basta. Dopodiché lo prendo e lo carico. Come va? Affilatura non provata, accoppiata di pietre non provate. Torniamo giù al microscopio. Chiaramente adesso inquadra una porzione di video molto più piccola, più o meno 1 millimetro da estrema destra e estrema sinistra dell'inquadratura, quindi quei famosi segnacci adesso è più difficile da vedere, però vi ripeto, molto probabilmente sono segni dovuti a polvere sulla pietra, erano i classici sbaffi di polvere. Il filo è una meraviglia. La satinatura non brilla, perché la satinatura non brilla. Scusate, voglio spostare un attimo. Volevo spostare un attimo il rasoio sotto il microscopio per vedere se... No, così l'immagine perde. È più nitida, vedete quel segnaccio, quello centrale, se fate caso non arriva al filo, quindi sono dei segni assolutamente estetici che non inficiano il risultato finale. Se voi guardate il segno verticale, che è più o meno al centro dell'inquadratura, termina prima di arrivare sul filo, quindi quello non è un marchio d'affilatura, ripeto, molto probabilmente è polvere. Rimetto un attimo
il rasoio come era prima. Sto sempre cercando di variare l'inclinazione rispetto alla luce. Non, oggi non è facile. Non ho preso bene. Scusate un attimo. Scusatemi. Lo so, forse tutti questi aggiustamenti avrei dovuto farli. Oh, adesso mi sembra abbastanza tridimensionale. Ok, c'è da lavorare ancora, quindi lavoriamo. Che cosa faccio? Visto che ho trovato polvere, tracce di polvere, lavo la pietra e rifaccio un attimo la fanghiglia. Per cui qui ho la mia bella vaschettina con lo spruzzino a pressione, tolgo quello che devo togliere. Non so se si sente il rumore dello spruzzino. Ok, eccomi qua. Sì, forse si vedeva là in fondo. Ecco, la sto sgocciolando perché lo dico fino alla nausea. Le pietre giapponesi non amano essere affogate d'acqua, per cui ecco qui la pietra è di nuovo pulita. Speriamo che stavolta vada meglio. Una bagnatina anche alla tomo e di nuovo un po' di fanghiglia. Spero che questo sia l'ultimo passaggio e da quello che ho potuto vedere dalle immagini penso che posso concludere direttamente a cerchietto senza dover fare i passaggi a X a uscire, che ho visto che col cerchietto il risultato è veloce. Ok, basta così, tutto sommato uniforme, marchi di affilatura che sono partiti per la tangente non ne ho visto, per cui eccoci di nuovo qua. Adesso come al solito adesso sto solamente cercando di amalgamare la fanghiglia. Adesso comincio con l'affilatura vera e propria. Ho scaricato completamente la pressione, in questo momento c'è il rasoio appoggiato sulla pietra e non sto esercitando alcun tipo di pressione. Come al solito, ricordatevi che il solo peso del rasoio non esiste, questo è un falso storico. Questa è una di quelle boiate che si inventano quelli che devono fare i video e devono per forza dire qualche cosa di sconvolgente, qualche cosa per far capire che loro sanno. È il solo peso del rasoio. Ricordatevi che l'affilatura non è altro che far fare attrito tra due materiali. L'attrito asporta materiale, asporta acciaio, e il risultato dell'asportazione è un filo che taglia. Se io non provoco, non procuro attrito tra i due materiali, posso starci 100 anni a far passare un acciaio su una pietra, ma se non c'è asportazione di materiale, il risultato non arriva. Anche la lucidatura è asportazione di materiale infinitesimale, ma sempre asportazione è. Tant'è vero che si fa la lucidatura sulle lame. Com'è che si passa da un tipo d'acciaio a un acciaio lucidato a specchio? Con le carte abrasive di grit via via sempre più fino, ma alla fine stiamo parlando di una lucidatura a specchia ottenuto con carta abrasiva, quindi devo comunque
asportare del materiale, anche in lucidatura. Quindi figuriamoci su un bevel, quindi, che io devo rendere acuminato per bene, acuminato ed uniforme, perché io poi con quel bevel, con quel filo che ho creato, che ho trattato in questo modo, io mi ci devo radere. Quindi sì, va bene, pressioni leggerissime, ma una pressione che non sia il semplice contatto comunque va sempre conservata. Ripeto, se no le pietre non lavorano. Pressione leggera, bisogna stare attenti, non bisogna flettere, soprattutto su lame molto alte e con molature molto accentuate, c'è sempre il rischio che la lama fletta e quindi si deformi un attimino il bevel, si alzi il bevel, cambi un attimino l'angolo impostato. Stiamo sempre parlando di variazioni centesimali, niente di particolare. Allora, è veramente piacevole, devo dire. Aspettate che straccetto mi dava fastidio sul manico. È veramente comodo, è veramente piacevole. Questo strato tomae dello zucco è veramente gradevole e diverso dagli altri. Questa veramente con le altre Uzuko sinceramente è difficile da riconoscere. Adesso sto andando un po' passaggi dritti e ripetuti. Anzi, mo sapete che faccio? Mi faccio 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Adesso 1 e 2, 1 e 2, 1, 1. Famoso 3, 2, 1. L'ho detto e lo ripeto, certe volte uno cambia anche per noi, anche per non stare le ore a fare sempre i movimenti. Allora, andiamo a vedere un attimo, scarico un pochettino il rasoio, lo rilavo. Eccomi. Faccio subito, oggi voglio fare, vediamo un po', 22 minuti, praticamente ho quasi finito. Vediamo. Una bella asciugatina. Sto qua, È che io chiaramente sì, devo stare attento all'inquadratura, però devo stare attento a quello che faccio. Allora, rimetto un attimo il rasoio sotto il microscopio. Allora, aspetta, sì, se non cambio. Allora, cerchiamo di mettere a fuoco. Ecco qui. Oh, c'è qualche piccolo. Vedete che ballamentino? Ma sì, a 400 ingrandimenti, quello che volete che sia. Sì. Va bene. Voglio fare notare una cosa, avete visto andando con i movimenti longitudinali come si riescono a vedere meglio i marchi di affilatura? Ovviamente sono meno confusi di quelli a cerchietto, per cui se vedete in corrispondenza del filo ogni tanto si vede qualche marchio d'affilatura, ma vedete quanto sono poco profondi, sono più dei segni che dei marchi. Cioè, vi ripeto, 400 ingrandimenti, se quei segni fossero benché minimamente profondi, a questo ingrandimento e con quella risoluzione il microscopio ve li avrebbe fatti vedere bene, invece sono sì visibili ad occhio, ma si capisce perfettamente che non sono dei solchi, che hanno delle profondità veramente minime rispetto al piano del bevel.
A tutto questo poi bisogna aggiungere il fatto che poi ci sarà una ricchissima scoramellata, e visto che, lo ripeto, barbone da 15 giorni, ma anche di più, comunque sarà la prima sbarbata del 2024. È chiaro che qui con la coramella, dopo questa affilatura di coramella ce ne sarà, e ce ne sarà tanta, probabilmente una piramide di coramelle, a partire dai pellami più scuri. Intanto io continuo. Ho detto scuri, ho detto una cavolata. Dai pellami più duri, ecco il rasoio, a partire dai pellami più duri che mi serviranno all'inizio per stendere bene il filo, togliere eventuali bave, che però lavorando così a fanghiglia difficilmente avrò. Vedete come si sta, come lavora più velocemente quando la pietra è tra il bagnato e l'asciutto, quando la pietra è solo inumidita. Le pietre giapponesi danno il meglio, lavorano per come devono lavorare. Guardate, guardate, mi fermo sempre nello stesso punto, faccio il solito gioco che chi mi conosce sa. Vedete? Guardate addirittura qui che riga nera. Ripeto, stiamo parlando di uno zuco. Ecco, se forse questo video qualche cosa poteva essere utile a chi vede, eccolo qua, guardate, lo sto facendo apposta, a rimanere fermo nello stesso punto. Ma vedete, stiamo parlando di uno zuco, di una pietra che non ha mai avuto il blasone che meritava, proprio perché è sempre stata trovata. Però adesso è troppo dura la fanghiglia, spruzzettino ci vuole, proprio perché è stata sempre trovata un po' più lenta rispetto alle cave vicine, perché poi sapete che la cava di Ozuko, Shobutani e Nakayama sono geograficamente molto molto vicine, per cui le due sorelle più veloci hanno preso, sono state diffuse di più nel corso degli anni. Le pietre che venivano fuori dalle altre due cave hanno avuto subito un mercato più grande, si sono fatte conoscere, mettiamola così, mentre lo zucco è rimasta sempre leggermente indietro, benché risulta essere forse leggermente più fine delle altre due, però sconta la lentezza. Ma avete visto che trattandole in un certo modo anche la lentezza è relativa, cioè vedete, guardate scuro quanto è scura la fanghiglia. Io credo che ci siamo, sento la lama scorrere per bene, scorrere libera, scorrere felpata, scorrere morbida sulla pietra. Non sento vibrazioni particolari, quindi siamo arrivati a piano liscio su piano liscio. La lama non vibra, sembra veramente di passarla su un panno, su un pannetto di vellutato. Ok, ci siamo. Solo qualche passaggio va veramente leggero, e per quello mi sto aiutando con l'altra mano, perché il manico, e questo è un manico di muflone molto importante, quindi il peso, se perdo controllo vado a spingere sul tallone, per cui tolgo completamente il peso, guardate,
Questa, la mano destra serve e non serve. Solamente qualche passaggio, questa volta veramente a zero. Io penso che ci siamo. Un'ordinatina, così vedo qualche bel marchio d'affilatura e mi regolo. Però tutto sommato, ripeto, questi passaggi per me sono comodi per tenere pulito il filo e per vedere meglio se è tutto a posto. Adesso sciacquetina. Ecco qua. Scusate, è scomodo fare tutto questo all'altezza del naso, quindi tendo a abbassare un po' le mani. Scusatemi, sto un attimo attento a quello che faccio. Ok, ci siamo. Sembra abbastanza pulito. Vado a mettere sotto il microscopio. Aspettate che... Ah sì, ecco qua. Oppa. Ha messo a fuoco, dai, tutto sommato. Mi sembra buona. Avete visto? Guardate quei pochissimi passaggi rettilinei a X, i soliti X a uscire. Guardate come si vedono carini, carini, carini sul filo, ma vedete come sono solamente accennati. Sono veramente solamente accennati. No, io mi fermo, mi fermo. Secondo me questo è il rasoio preparato per levare il barbone. Ok, ragazzi, mi fermo. Me la spippolo. Allora, ragazzi, Ozuko. Anzi, ve la faccio rivedere. Ozuko con tomo di Maruka. Guardate, e va sicuro che dal vivo l'immagine è più contrastata, è veramente scura la fanghiglia. Voglio vedere una cosa. Lo vedete il colore? È carico di limatura, quindi sono felice di aver fatto un buon ragionamento, quindi sono riuscito a trovare la giusta accoppiata delle pietre per utilizzare lo zucco, ma correggendone i difetti, quindi cercando di moderare il difetto di velocità. Quindi sono riuscito ad aumentare la velocità. Lo zucco è finissimo, lo strato Tomae è meraviglioso, lo zucco non è vetrosa in quello strato, la lama non tende a saltellare come per esempio le Ozuko, quelle più dure, quelle di strato Suita. Sono ottime pietre, però ci vuole tanta mano e soprattutto tanto controllo. Quindi sembra che sia andato tutto bene. Pure il video sono riuscito a stopparlo a una mezz'oretta, 33 minuti. Adesso però vi saluto perché adesso ci vorrà tanto tempo di coramella. Finisco il discorso che avevo iniziato. La coramella comincerò con i pellami più duri via via fino al pellame più fine, quindi farò una sequenza su pelle così come la facciamo su pietra. E oggi pomeriggio, non so quando, sul gruppo Branca Vadels proviamo l'affilatura e cerchiamo di togliere sto barbone. Detto questo, io vi ringrazio della compagnia. Se qualcuno ci è rimasto male perché voleva vedere chissà la pietra, quella stratosferica, no, ho detto il 2004 voglio solamente fare le mie affilature vere, le mie affilature reali, magari in compagnia, forse a qualcuno potrà interessare. E se no, non faccio l'influencer, non faccio il guru, faccio la persona che si diverte con questa passione dell'affilatura. Basta, sto dicendo le cazzate. Per cui, allora, aspetta, metto vicino a termine registrazione.
Un saluto a tutti quanti, un ciao popolo a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ciao popolo!